Restiamo umani. Restiamo umani. Quante volte abbiamo sentito questa frase? L'abbiamo detta e sentita durante la pandemia, quando era così difficile stare vicino ai nostri cari. L'abbiamo sentita in periodi di guerra, di carestia e più recentemente riguardo a Gaza. Un'espressione ovvia, giusta, doverosa, chiara, forse, ma forse non così chiara, e spesso usata a sproposito, facilmente, in maniera retorica, facilona. Cosa vuol dire restare umani? Vuol dire avere una reazione di fronte al fatto che qualcuno è stato disumano, qualcuno ha fatto qualcosa di talmente sbagliato che ha valicato una linea rossa di quelle che non si dovrebbero mai valicare. Ma oltre a quel qualcuno c'è anche il fatto che ci sentiamo noi a volte responsabili di questa disumanizzazione, perché forse avremmo dovuto fare qualcosa per bloccare questa disumanizzazione. Immanuel Kant, il grande filosofo dell'illuminismo tedesco, disse che le persone devono essere considerate sempre solo come un fine, mai come un mezzo. Perché? Perché hanno un valore che non è comparabile a quello degli altri valori. Non ha un prezzo, perché il valore degli esseri umani è una dignità, e quando invece diamo un prezzo alle persone come se fossero delle cose e le usiamo strumentalmente, ecco, allora stiamo disumanizzando le persone. Le reazioni che abbiamo di fronte alla disumanità sono delle reazioni forti: dolore, perché proviamo con empatia la sofferenza altrui, oppure sconcerto, perché non ce l'aspettavamo, perché questo aver superato la linea rossa ci turba, ma anche smarrimento, perché sentiamo di dover fare qualcosa, ma non sappiamo bene cosa, e di fronte alla sproporzione di un tale male morale non sappiamo cosa fare, perché le nostre capacità sembrano misere, sembrano troppo piccole, troppo poche, perché manca qualcosa. Qualcuno avrebbe dovuto fare qualcosa, avrebbe dovuto fermare quello che è successo. E quel qualcuno che cos'è solitamente? È qualcuno che ha responsabilità politica, le collettività, le istituzioni, gli stati. Si dice, giustamente, che negli ultimi decenni abbiamo vissuto una grande crisi della politica. Poca partecipazione, poco interesse, poca iscrizione ai partiti, partiti disinteressati, leader, partiti che diventano dei megafoni dei leader. E tutto questo che abbiamo sentito 1000 volte, è vero, però a volte ci sorprendiamo perché ci sono delle forme di partecipazione diversa. Pensiamo quando nascono delle grandi manifestazioni, recentemente quella a favore del popolo palestinese e a supporto della Global Smooth Flotilla, ma gli anni prima contro la violenza sulle donne, oppure ancora prima le grandi manifestazioni di Fridays for Future per la giustizia climatica. Ecco, tutte queste manifestazioni sono delle grandi manifestazioni politiche, ma diverse dal solito, perché avevano pochissime bandiere di partiti o di sindacati, pochissima rappresentanza delle tradizionali forme di mediazione collettiva. E questo ci porta di nuovo alla nostra domanda iniziale, ovvero cosa possiamo fare come singoli di fronte al fatto che la politica è in crisi e solo ogni tanto si riesce a esprimere collettivamente qualcosa? Beh, la risposta più semplice, più logica, anche più giusta, a volte doverosa, di fronte a qualcosa che sentiamo essere grave, è manifestare. Però, per come è fatto il nostro mondo oggi, noi manifestiamo soprattutto online, con delle condivisioni di video, di meme, di post, con delle cose che scriviamo, con delle indignazioni, delle reazioni che facciamo sui social media. E tutto questo non è sbagliato di per sé, però è molto facile e dura molto poco. Dura poco perché
e poi viene sostituito dal nuovo tormentone, dalla nuova causa, dalla nuova questione e viene messo di fianco a delle cose molto stupide. La nostra indignazione sta di fianco al micino che va sullo skateboard e questo è il social media, normale, no? E quindi anche indignarsi online viene annacquato, la nostra indignazione viene annacquata. E quello che viene chiamato giustamente l'attivismo del click sembra essere più che un modo per sostenere una giusta causa, a volte un modo semplicemente per mostrare quanto siamo buoni, perché l'attivismo del click è soprattutto gestito da persone che lo sanno fare professionalmente o che sono talmente narcise da provare piacere nel farlo. Ok? Quindi questa forma di attivismo e di attivazione si attira anche un'accusa molto facile, un po' troppo facile ma giusta, ovvero non essere veramente a favore della causa che vuole sostenere, ma essere semplicemente una manifestazione di sé, della propria voglia di apparire. E quindi forse per reagire alla disumanità dobbiamo fare qualcosa di più, qualcosa di molto più forte, di non così facile come l'attivismo del click. Forse dobbiamo metterci la faccia, come si dice a volte. Dobbiamo metterci il corpo e quindi andare sui posti delle tragedie. Oppure rimanendo nei nostri paesi, a volte forse dobbiamo disobbedire a delle leggi ingiuste. Dobbiamo disobbedire per conservare la nostra umanità. Pensiamo alla grande storia della disobbedienza civile. La disobbedienza civile moderna è stata inventata da Gandhi e Gandhi ha fatto centinaia di forme di proteste, di manifestazioni. Ricordiamo soltanto nel 1930 la Marcia del Sale, una delle sue iniziative più famose. Iniziò una lunga Marcia del Sale per protestare contro il divieto degli inglesi e del sistema coloniale inglese di permettere agli indiani di autoprodursi sale. In questa lunga manifestazione iniziarono non solo a manifestare ma anche a autoprodurselo, violando così una legge. Oppure pensiamo a Rosa Parks, che nel 1955, come tutti sappiamo, rifiutò di alzarsi da un posto nell'autobus che doveva essere ceduto a un bianco, in base alla legge segregazionista degli Stati del Sud degli Stati Uniti. Queste azioni ci sembrano giuste, doverose, queste forme di disobbedienza, ma è facile per noi oggi dire hanno fatto bene a disobbedire. È facile perché la loro vittoria e la loro insistenza ha cambiato il nostro senso di umanità. Ma questo è un ragionare col senno di poi e ai tempi la cosa non era così ovvia, non era così semplice. Noi possiamo dire hanno fatto bene perché hanno vinto e hanno vinto perché hanno insistito e hanno praticato una disobbedienza civile, tra le altre cose, non violenta. La non violenza vuol dire tante cose, un ideale morale, un ideale di vita e vuol dire anche semplicemente non causare sofferenza o danni ad altri, ma vuole anche dire non rispondere alle provocazioni o non difendersi addirittura o non scappare quando la polizia carica una manifestazione in maniera violenta. Ecco, quindi sebbene la non violenza sia un ideale giustissimo, doveroso a volte, è una bellissima espressione di umanità, forse non è per tutti, perché è una forma di eroismo. Forse non è per tutti e non dobbiamo sentirci fallimentari, incapaci o difettosi se a nostra volta non riusciamo a essere così eroici. Bertolt Brecht, il grande drammaturgo, fece dire al suo personaggio del dramma teatrale Vita di Galileo una frase famosa che recita: beati i popoli che non hanno bisogno di eroi. Ecco, noi in un certo senso possiamo dire beati i popoli che non hanno bisogno di disobbedienti, cioè beati i popoli che non hanno bisogno di arrivare al punto in cui l'unica soluzione per stabilire l'umanità è fare qualcosa di eccezionale, qualcosa di eroico, o la disobbedienza civile. Ecco, io non credo che quindi dobbiamo sentirci in difetto se non siamo degli eroi civili, anche se essere degli eroi civili è ovviamente una cosa bellissima, un ideale.
Ciascuno di noi può trovare nella propria vita privata, nell'associazione, nel volontariato, nel lavoro, nelle professioni o nell'impegno politico la strada giusta per esprimere umanità e per esprimere i propri valori. E però dobbiamo forse, prima di concludere, affrontare due piccole sfide, due minacce che abbiamo di fronte al nostro bisogno di esprimere umanità. La prima è in un certo senso un'accusa molto cinica, insidiosa, ma molto comune. E proviene da molti che dicono: ma sì, cosa serve fare questo, attivarsi? Oppure le manifestazioni non servono a niente, servono soltanto a lavare la coscienza. E dietro questa affermazione cinica c'è un nocciolo di verità, c'è una scorza fasulla e manipolatrice, perché non è vero che non servono a niente le manifestazioni o anche l'impegno quotidiano, ma c'è un nocciolo di verità perché è vero che a volte lo facciamo per lavarci la coscienza, o almeno alcuni lo fanno, in maniera non completamente disinteressata. E la mia risposta, in un certo senso cinica a sua volta, è dire: sì, va bene, è vero, alcuni di noi lo fanno per lavarsi la coscienza, e se anche così, se anche fosse, quale sarebbe il problema? È sempre meglio avere il bisogno di lavarsi la coscienza piuttosto che non sentire questo bisogno. E ho anticipato che forse dovevamo affrontare una seconda insidia. E la seconda insidia sta in un problema che tendiamo a sottovalutare quando ci indigniamo. Perché rispettare l'umanità implica sì, sentire una giusta indignazione e attivarsi. Ma quando c'è questa giusta indignazione, come dobbiamo rapportarci con gli altri? Soprattutto con coloro che magari sono tiepidi, distratti, sembrano non essere interessati a una cosa che invece per noi magari sul momento è fondamentale, è una questione di umanità. Ecco, come trattare queste persone? Io credo che l'ultima lezione che possiamo trarre dall'idea di umanità è pensare che, contrariamente alle intuizioni, abbiamo un dovere di tolleranza nei confronti degli altri. Dobbiamo essere esigenti verso noi stessi e verso chi ha responsabilità, innanzitutto i rappresentanti politici, ma non solo. Ma dobbiamo essere tolleranti nei confronti dei nostri pari, perché non dobbiamo trasformare la giusta indignazione in una motivazione per fare una caccia alle streghe nei confronti di coloro che sul momento non riteniamo abbastanza umani. Grazie.